Live, ragazzi, siamo live. Ciao a tutti, Malan, Marco. Buon Ciao. pomeriggio a tutti. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, Daniele e Marco in mobilità. Dove sei, Marco? Ma io sono in Sicilia, perciò questo giro me la cavo bene, non sono in ufficio Oh, come al solito, sì, sì. Sono direi. fortunato in questa settimana. Bene, 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 fantastico, ottimo. Alan, tu sei in azienda. Per questa settimana ancora sì. Ah, ok. Ci daremo il Allora, cambio. esatto, bisogna darsi il cambio. Oggi, tra l'altro, ancora non lo sveliamo, ma abbiamo un ospite. Scusate il rumore, adesso abbasso io, sono in mobilità nell'ufficio mobile in questo momento di ritorno da un raduno elettrico a Taranto, direzione invece Marche, e siamo pronti per la nostra solita live sul mondo delle batterie con, come dicevo, un ospite, e direi che questa volta la lancio io la sigla, che ne dite? Va bene? Vai, vai. Quindi, sigla! Eccoci live, eccoci qui. Bene, oggi anche qui argomenti selezionati per tutti quelli che hanno un interesse sulle batterie. Mi piace fare un recap, è importante fare un recap, ragazzi. Battery Weekly tutte le settimane alle 18, e trovate tutte le puntate che abbiamo registrato sul sito di Flash Battery, anche sullo YouTube di Flash Battery, e sono divise in settimane e sono anche sottotitolate, quindi quando c'è qualche dubbio e volete fare un ripasso, ma anche quando vi fanno tante domande sulle batterie e volete dare un punto di riferimento grazie a degli esperti del settore, ecco, allora andate a ribeccare le nostre puntate e magari andate un pochettino a indagare il mondo di questo spettacolare mondo delle batterie. Alan, Marco, che dite? Siamo pronti? Prontissimo, tra l'altro posso partire subito con una piccola marchetta, no? Nel senso che in questo weekend sono stato intervistato diciamo da Radio 24, che c'è una rubrica molto interessante che parla di tecnologia, che si chiama 2024, la trovate sia in podcast oppure proprio nel sito di Radio 24, dove abbiamo parlato anche lì un po' di batterie, perciò per chi fosse curioso può andarsi a vedere anche questa puntatina. Bene, esatto, Marco. L'ho messa qui sotto, così si va a vedere un pochettino. Se volete vedere il podcast, adesso ve lo scrivo: podcast con Marco Righi. La marchetta ci sta perché alla fine è utile anche far ascoltare il mondo delle batterie. Tu sarai stato sicuramente eccellente come al solito, e Radio 24, grazie, effettivamente è una rubrica molto ma molto interessante 2024 sul mondo della tecnologia e dell'innovazione, trattata da Enrico Pagliarini. Bene. Bravo Enrico, veramente bravo giornalista. Pronti allora? Condividiamo qualche news? Condividiamo lo schermo, ragazzi, che apparirà alla nostra destra-sinistra, ragazzi, siamo a specchio, quindi non si sa. Ecco qua. Cosa succede? Cosa succede, Alan? Si accende la battaglia per il battery swap. Kimco si unisce a Super Soco e Filo. Altri due produttori asiatici di due ruote, scooter o moto di piccola dimensione, per fare questo battery swap in campo appunto mobilità urbana a due ruote. Come già avevamo visto un'alleanza tra Piaggio, Honda, Yamaha e KTM, forse probabilmente per un segmento di mezzi un po' diverso, quindi magari non neanche tanto concorrenti, però sulla stessa idea e sempre con una partnership volta a fornire questo servizio di cambio batteria a più utenti, insomma, perché chiaramente il battery swap beneficia del fatto che si possano creare delle infrastrutture che servano tanti clienti nell'ambito della mobilità urbana.
Sì, diciamo che qui il pioniero, diciamo, di sviluppare questa tecnologia è stato appunto Gogoro a Taiwan, che ha creato proprio queste stazioni come se fossero dei distributori proprio di snack, dove uno poteva arrivare, lasciare giù la sua batteria scarica, prendere quella carica e continuare così l'utilizzo. Perché proprio Taiwan? Perché effettivamente poche persone hanno il garage dove poter caricare il proprio scooter, e a questo punto avere questi piccoli distributori con cui cambi velocemente la batteria è una soluzione. Ne abbiamo già commentata qualche tempo fa. Ovviamente c'è bisogno di un abbonamento, perché a questo punto le batterie non sono più di proprietà dell'utilizzatore, ma uno paga una fee mensile per avere il servizio delle batterie e dell'energia che utilizza sugli scooter. Niente di che, però era da citare, insomma, perché sui piccoli veicoli, insomma, si sta continuando a sviluppare questa tecnologia. Sì, e leggiamo piccoli che veicoli l'autonomia che trascinano molto. Sì, leggiamo che l'autonomia indicativa con una di queste batterie è dai 50 agli 80 km, quindi diciamo un utilizzo nell'arco di 2 o 3 giorni, diciamo, per gli spostamenti urbani. Molto importante, quindi battery swap anche per i mezzi piccoli, o meglio, forse mi viene da dire che è quasi bene che parta dai veicoli piccoli, che sono quelli che possono fare la differenza e sperimentare per bene, più che dalle auto in questo momento. Sì, noi ci crediamo poco sulle auto al momento, poi siamo pronti per essere, come dire, contraddetti. Bene, andiamo alla prossima procediamo. news. Prossima news. Passiamo oltre, torniamo sul campo delle 4 ruote. Una notizia di Nissan, che vuole aprire una Gigafactory nel Regno Unito per servire il mercato interno del Regno Unito. Si citano un po' di numeri in termini di gigawattora da produrre, che Nissan vuole produrre e di fabbisogno 6 gigawattora per Nissan, e un fabbisogno interno di 95 gigawattora entro il 2040, quindi sicuramente anche nel Regno Unito bisogna cominciare a fare delle gigafactory. Ormai ovviamente, scusatemi, un argomento importantissimo che ci riguarda da vicino, la Gigafactory, come ormai vengono chiamate tutte le fabbriche che possono produrre più di un tot di kilowattora di accumulo, è un obiettivo di tutti i costruttori auto, verrebbe da dire. Sì. Ottimo. Okay. Procediamo. Nissan, come sapete, è stata una delle prime a fare l'auto elettrica, ci ha chieduto da quasi 15 anni, quindi comunque ci aspettiamo molto. Qui c'è un altro grande nome, fresco, esatto. Nome fresco, poi Stellantis è un nome fresco, la prossima, e parliamo di un'altra fabbrica di batterie. Dopo la provocazione della Gigafactory a Taranto fatta da Tesla Holdings Italia, Stellantis ha preso la palla al balzo, ovviamente ha imitato noi. Esatto. La prossima nuova vita per Mirafiori, ragazzi? Diciamo che io non so se sia più concreta la Gigafactory di Tesla a Taranto o Mirafiori che si mette a fare batterie, non lo so, però non vorrei... No, ricordiamo che c'è anche il progetto di Italvolt, che si era proposto appunto per riconvertire i locali dell'ex Olivetti per produrre batterie, però anche lì insomma è un progetto che difficilmente può stare in piedi senza il mondo automotive a fianco, perciò se Stellantis, come aveva dichiarato qualche settimana fa, sembrava che volesse produrre in Spagna, insomma penso che per l'Italia si faccia un po' fatica, però vedremo. Qui l'articolo cita che si sta dialogando, non so quanto attendibile possa essere appunto la possibilità di un plan di costruzione di celle a Mirafiori. Marco, è sempre un si sta dialogando. Sì. Alan, dicevi appuntamento l'8 luglio? L'8 luglio per l'Electrification Day fatto appunto da Stellantis, che riprende la moda degli altri costruttori di fare questi eventi pubblici con le roadmap di sviluppo nel campo elettrificazione. Non è che si parla troppo, Alan? Vediamo se si parla e basta o se si fa, vedremo. È la prima volta. Glielo diciamo che sono nel radar,
Lo verranno a sapere. Cos'è che dice? Striscia dice facciamo un nodo e torniamo a vedere. Sì, ma vedrete che nelle prossime settimane secondo me continueremo a parlare di questo argomento, perché comunque anche Stellantis una direzione la deve prendere. C'è chi dice che non produrrà le celle, le acquisterà, farà solo l'assemblaggio, insomma è tutto un mondo che sta venendo avanti. Vi terremo aggiornati. Ecco, un altro dato interessante di questo articolo è che anche Stellantis entro il 2025 punta a vendere un terzo dell'intero volume full electric, e i numeri anche diciamo probabilmente saranno sostenuti anche dai prezzi che come ci dice questo articolo sono destinati a crescere, sicuramente sono destinati a crescere, a scendere ulteriormente, e nel 2025 pare che sarà più economica un'auto full electric rispetto a una con carburanti tradizionali, ma già dal 2023 si potrebbe raggiungere la parità come costo di investimento per l'acquisto e la manutenzione di un veicolo. Bene. Quello sono dati interessanti. È una bella grafica, bella infografica. Sì. Diciamo che mi stavo chiedendo se effettivamente è plausibile, insomma, che Stellantis possa offrire entro il 2025 un terzo di veicoli elettrici, forse ibridi, ma elettrici temo che faccia fatica, mi sembra un po' in ritardo. Bravo Marco, e infatti si gioca un po' troppo spesso con elettrificato elettrico. I giornalisti un pochettino ci ciurlano nel manico, dall'altra parte noi che, ragazzi, sappiatelo, chi ci segue da un po' lo sa, non è che ce le mandiamo molto a dire, quindi scusateci se ogni tanto siamo abbastanza diretti, però elettrificato è una cosa e quindi si usa molto adesso per l'ibrido, lo si chiama elettrificato, quindi dire che il 2025 è dietro l'angolo, quindi come dice Marco è abbastanza ardua la questione. Bene, vediamo se andiamo sulla prossima, che abbiamo l'ospite, ragazzi, pronti? Siete pronti? Sì. Abbiamo l'ospite. Ecco, blockchain! Una nota veloce su altre tecnologie che ruotano attorno comunque o che vengono adottate sul mercato, nell'ambito batterie, anche se non sono specifiche, in questo caso la blockchain, da utilizzare applicata al settore delle materie prime, in particolare il cobalto, che come abbiamo già detto tante volte è quella più critica sia per l'impatto ambientale ma anche per le sue provenienze, per i risvolti geopolitici della sua estrazione, e con il sistema della blockchain si punta, tramite un progetto si punta a tracciare ogni componente di cobalto, ogni traccia di cobalto dall'estrazione fino all'utilizzo, quindi anche poterne poi verificare l'utilizzo, l'estrazione sostenibile e eticamente corretta. Sì, l'obiettivo, diciamo, che si sta dando anche verso il futuro, anche l'Europa sul mondo delle batterie, è proprio quello di tracciare la filiera dall'estrazione dei materiali fino alla produzione della batteria e fino al fine vita. Perciò c'è proprio questa proposta di regolamento che l'abbiamo già citata 2 o 3 volte, adesso una delle prossime puntate l'approfondiremo, perciò insomma sarà fondamentale effettivamente capire la carbon footprint, cioè tutto quello che si porta dietro, diciamo, la batteria prima di arrivare insomma sotto i nostri sedili. Bene, direi di andare avanti, magari questa la possiamo citare anche la prossima volta, visto che siamo tirati, se no arriviamo lunghi, andiamo pure, esatto. E qui possiamo introdurre, diciamo, il nostro ospite. Qui si parla di Energica e Rainova. Chi meglio di far entrare, insomma, l'amministratore delegato di Railab, che in Rainova ha fatto un nuovo laboratorio di testing. Aggiungiamo pure Giuseppe qui con noi. Eccolo, Giuseppe. Sei in mute, Giuseppe. Ciao, ottimo. Ciao a tutti, mi sentite? Ciao. Forte chiaro. Ciao. Grazie mille intanto per averci raggiunto.
Grazie a voi del tempo. No, come accennavo prima, Giuseppe viene dal mondo automotive, poi magari ci racconta qualcosa, però in particolare è l'amministratore delegato di Ray Lab, un centro un laboratorio, di Reggio Emilia, che ha investito in questo altro centro che si chiama Raynova, in cui fanno test proprio sul mondo electrification, perciò batterie e powertrain elettrici. Lascerei a lui la parola un attimo per raccontarci quello che stanno facendo. Grazie mille. Sì, come dicevi Marco, circa fine dello scorso anno è nato in Emilia-Romagna un'idea che era quella di aprire un centro di testing e validazione per il mondo dell'elettrificazione, del powertrain elettrificato, ed in particolare allacciandomi a parte degli articoli che avete letto, con una missione molto importante, quella di generare modularità ed economia di scala per la diffusione della componentistica powertrain all'interno del mercato automotive, ma della mobilità in generale. Quindi Raynova è un ramo della Ray Lab SRL nato a Soliera, vicino Modena, con un investimento molto importante, perché parliamo di un investimento di oltre 30 milioni, che ha lo scopo di realizzare un centro di eccellenza per il testing, validazione e omologazione dei componenti, ma anche nello sviluppo e nella standardizzazione dei componenti all'interno del powertrain. L'idea è quella di suddividere la mobilità fondamentalmente in 4 grandi famiglie: ultralight, light, soft e hard mobility, e cercare di portare all'interno di queste aree uno specifico valore aggiunto che generi dell'economia di scala, della standardizzazione e modularità dei componenti, per arrivare alla slide, all'immagine che avete fatto vedere prima, cioè dove il powertrain di un veicolo endotermico costi leggermente in più di un powertrain elettrificato. Concordo in pieno che elettrificare non significa realizzare un veicolo totalmente elettrico, ma rendere un veicolo totalmente elettrico è possibile farlo in maniera economica, ed è anche possibile farlo negli anni, nei 2-3 anni che abbiamo davanti a noi. È solo una questione di volontà, è una questione di mettere ovviamente i giusti investimenti. Raynova nasce in Emilia-Romagna, nel cuore della Motorvalle, proprio con questa specifica missione. Eccoci, grazie. Sì, diciamo che quello che ci tenevo a dire è che si parla di un laboratorio fisico da quanti metri, Giuseppe? Sono 10.000 metri quadri, 10.000 metri quadri di investimento, e parliamo di un investimento da 10 megawatt di linea di alimentazione, parliamo di importanti impianti come testing e validazione. È giusto dirlo, insomma, perché gente che parla ce n'è tanta, ma qui parliamo di qualcosa di veramente concreto. È un laboratorio che sta prendendo vita, e se non sbaglio c'è l'inaugurazione tra poco più di un mesetto, giusto? Sì, il 10 di luglio, che è il giorno della nascita di Nikola Tesla, è un giorno simbolico. Ci tengo solo a dire una cosa, Marco, importante. Questo è il primo esempio, secondo me, in Italia in cui un laboratorio del genere, che è nato i primi di gennaio di quest'anno, vedrà terminare parte dell'installazione delle attività praticamente a fine giugno, e questa è una cosa estremamente strana nella modalità, nella burocrazia di una nazione come l'Italia. Quindi se si vuole si può fare, e basta volerlo, ovviamente. Bel messaggio, bell'esempio sicuramente. Questa è una cosa su cui bisogna insistere. Se si vuole si può fare, se vogliamo fare innovazione, rinnovare, in realtà si può fare anche coi tempi giusti. Giuseppe, molto bello questo messaggio. Ci vuoi citare quali saranno, insomma, i primi test che verranno fatti, che avete Assolutamente sì. in lista? Allora, il centro nasce con 2 grandi filoni, quello delle hypercar e supercar, quindi parliamo di sistemi fino a 1 megawatt di potenza nominale, e quindi potete immaginare dal rosso al giallo ad altri clienti che ci sono qui nel territorio. Ovviamente il rosso e il giallo si sposano in parte con il verde. Anche in Formula 1, se avete notato, è stato abbinato il verde al rosso, quindi possiamo capire che Raynova ha scelto il verde, ma è stata una scelta puramente di opportunità. Per quanto riguarda altri, invece, si va nel basso, per cui parliamo di tutta la mobilità di ultralight e light, quindi parliamo dai sistemi
per monopattini piuttosto biciclette che per scooter. Ho visto la notizia sullo swap delle batterie, una delle componentistiche sulle batterie swap è quella di crearla in quell'ambito lì. C'è un ramo molto specifico dell'ambito navale in cui io credo veramente tanto, quindi il mondo navale credo che sia la frontiera numero 2 dell'elettrificazione, abbinata a quella dell'agriculture, che è il mondo più stazionario possibile. Quindi se si portano questi due rami, l'unico elemento, l'unico cliente che ad oggi non è target di questo centro è chi si trova nel mezzo, perché credo che quegli investimenti, come avete detto voi, che sia la Gigafactory o che sia il Test Lab o che sia altro, i singoli OEM li andranno a fare singolarmente per la loro esperienza. Io, per la mia passata esperienza in AVL, vi posso dire che ovviamente tutti questi grandi OEM stanno lavorando in questo settore. A Torino nascerà uno dei più grandi centri di validazione e testing in ambito batterie, che non è la Gigafactory, non è produzione, ma questo servirà principalmente a un'attività captive, un'attività in-house che verrà svolta ovviamente dal principale cliente torinese. Tutto il resto ha bisogno di infrastrutture molto specifiche che penso e spero che Renova possa dare e supportare nel settore. Bene, perciò diciamo che si parla comunque di test su pacchi batterie che comunque, come dicevamo, possono essere scaricati o caricati con potenze veramente molto alte. In questo caso parliamo del megawattora, immagino che sia in fase di scarica, saranno i picchi, diciamo, di accelerazione di questi veicoli che hanno questi grossi assorbimenti, ma tutto questo normalmente viene fatto con ambienti circostanti differenti, magari fatto su test vibranti, magari a temperature diverse, giusto Giuseppe? Parliamo principalmente di sistemi con ambienti climatici, quindi grosse camere climatiche in cui celle, moduli e pacchi batteria vengono testati con un cooling che va dai meno 40 gradi ai più 140 e una temperatura ambiente che va altrettanto dai meno 60 e mediamente più 140. Ci sono delle camere altimetriche fino a 15.000 metri, abbiamo la possibilità di simulare il trasporto aereo di una batteria, piuttosto che uno shaker, quindi una tavola vibrante fino a 1200 kg di massa da vibrare, che emula una batteria di un BEV, quindi di una full elettrica ad alte prestazioni. Queste portando fino ad un oggetto in cui credo veramente tanto, penso che sia parte del futuro del testing delle batterie, che è tutta l'area di testing e di stress test sul mondo delle colonnine e soprattutto sui sistemi di cyber security, quindi tutto ciò che è attacco informatico ai sistemi BMS, ai sistemi di gestione. Questa parte oggi se ne parla veramente poco, nel mondo stazionario è molto poco influente, ma nell'ambito della gestione complessiva invece lo è veramente tanto. Cioè la gestione della cyber security è un aspetto molto significativo della sicurezza del veicolo elettrico e va tenuto conto e ne va sviluppata. E quello che vogliamo fare con intelligenza artificiale, con sistemi a reti neurali, è di sviluppare questa parte anche nel territorio della Motor Valley, perché credo che sia il valore aggiunto che si può dare in questo territorio. Bello. Ti faccio una domanda che in realtà esce un po' da quello di cui stiamo parlando noi, perché esce dal mondo batterie, però come mai, o meglio, vogliamo che questi problemi, diciamo, di security siano un po' il motivo per cui hanno tenuto i grandi big di produttori di autoveicoli fuori dal mondo interconnessione? Cioè, come mai sono dovuti rincorrere tutti i grandi brand Tesla per fare aggiornamenti in remoto o comunque... Cioè, perché è strano che sia rimasti così indietro. Cioè, può essere che siano stati frenati da questi rischi? La risposta è assolutamente sì. Cioè, noi abbiamo 3 sistemi, che è il vehicle to vehicle, quindi la connessione da veicolo a veicolo, vehicle to grid verso l'infrastruttura, e il terzo capitolo più ampio che è la connessione tra veicolo e sistema satellitare. Questi 3 punti si scontrano con una limitazione dell'hardware di appartenenza, quindi quando l'hardware si trova in condizioni critiche di ambientali piuttosto che di stress termico, è un oggetto vulnerabile. Questo porta a che cosa? A trasferire la responsabilità, quindi gli OEM hanno necessità di trasferire la responsabilità di un attacco informatico di un oggetto del genere, limitando ovviamente gli accessi verso l'esterno. Tesla è stato un precursore di questa modalità
tutti gli altri sono stati frenati perché, mi permetto tra moltissime virgolette, c'è una enorme ignoranza di fondo su questi argomenti, ma ignoranza intesa nella parola nobile del termine, cioè non c'è un'applicazione della connettività del sistema Wi-Fi all'interno dei veicoli. L'automotive è un ambiente estremamente stabile nella loro struttura, quindi la necessità di interfacciarsi con player differenti, Google è stato uno di questi, era ovviamente la base per poter andare avanti, e quindi per questo sicuramente il freno è stato estremamente importante negli anni. Bene. Non so se i ragazzi hanno qualche altra domanda. Non solo per il powertrain, non solo per la trazione, perché questi aspetti, diciamo, riguardano un'evoluzione del veicolo non tanto per il fatto che sia alimentato a batteria, ma per il fatto che è un sistema sempre più evoluto, sempre più interconnesso, magari con funzioni di guida autonoma, quasi anche indipendentemente dalla trazione. C'è da dire una cosa fondamentale: fino a quando tutti quanti noi vogliamo vendere l'elettrificazione come un oggetto di complessità rispetto all'endotermico, commettiamo un errore e una imprecisione ingegneristica. Così non è, cioè c'è una complessità nel componente, ma c'è una enorme semplificazione nel layout. Questo cosa comporta? Comporta ad aprire mondi e a valutare dei punti fondamentali. Cioè io credo che fino a quando si vuole giustificare con l'elettrificazione i punti deboli dell'elettrificazione verso il motore endotermico, si commette un errore strategico enorme. Bisogna utilizzare l'elettrificazione vedendo i punti di forza che l'elettrificazione ha, che è la gestione dei sistemi, la capacità di interconnessione, la semplificazione dell'ECU. Banalmente, da 400 centraline di controllo in un veicolo tradizionale si può arrivare a 7-8 centraline come ci è arrivata Tesla. Quindi è il vantaggio del sistema endotermico che fa economia di scala. Cioè quello che avete detto prima quando vi seguivo, non si potrà mai raggiungere il cost effective di un prodotto nel settore dell'elettrificazione fino a quando non si guarda il sistema nella sua interezza. Se si continua a guardare il componente batteria o il componente macchina elettrica come un oggetto stand-alone, nessuno di noi farà mai un design to cost, un design to manufacturing. Quindi c'è bisogno di cambiare una filosofia di vita, perché questo ce l'hanno insegnato nel passaggio dal cavallo al motore a vapore, oggi siamo nella stessa transizione industriale, quindi questa è necessaria, non si può ragionare allo stesso modo, bisogna stravolgere il modo di pensare. Ci può piacere o meno il buon Elon Musk, ma ce l'ha insegnato, cioè lui va sulla Luna a un quarto dei costi della NASA, ha fatto un veicolo del genere fregandosene altamente del modo di pensare tradizionale dell'automotive. Fino a quando l'automotive penserà di adattare quei sistemi, commetterà un errore. Quindi dal mio punto di vista la connettività è la base del veicolo elettrificato, semplicemente perché è un vantaggio che abbiamo a bordo e ne dobbiamo tenere conto. Quindi io posso controllare, gestire, upgradare, soprattutto dare la customizzazione, il DNA di quel veicolo rispetto al driver, cosa che con l'endotermico non posso fare. Bene. Direi intanto grazie mille per questi spunti. È interessante sapere comunque che si stanno insomma creando questi centri che senza di questi insomma i produttori appunto di hypercar locali della nostra terra sarebbero dovuti andare diciamo oltre confine per andare a fare questi Germania, Austria, Inghilterra, in altri posti del genere. Ma anche pensando in piccolo, noi come Flash Battery, quando dobbiamo certificare un pacco batterie automotive, fino a prima siamo dovuti andare in Germania e rincorrere N laboratori, no? Perciò è sicuramente bello. Chi lo sa che dopo l'estate magari si possa fare una diretta direttamente dai laboratori. Come ti ho detto Marco, sarà un immenso piacere, quindi vi ospito tutti, se volete la facciamo da qui. Ve lo dico, la facciamo nelle camere, direttamente nelle camere. Però una temperatura umana, Sì, esatto. 24 gradi costanti. Va bene. No, Giuseppe, grazie veramente. Marco, grazie Alan, un ospite eccezionale e ci ha dato poi quello spunto da cui siamo partiti, perché Flash Battery e questa rubrica la si è pensata insieme per fare il punto dell'elettrificazione parlando italiano e facendo vedere che in Italia le cose si sono fatte. Qui avete visto degli amici e degli imprenditori che lavorano insieme e che già progettano di fare cose insieme. E la cosa interessante della Motor Valley, sottolineata anche da Giuseppe, è che sta andando a una velocità mai vista
e ragazzi stiamo parlando di Italia, stiamo parlando di capacità imprenditoriale italiana e velocità di applicazione imprenditoriale, quindi sono esempi fantastici di cui fortunatamente noi possiamo essere anche un pochettino testimoni e riportare queste notizie perché sono interessantissime. Quindi l'appuntamento sicuramente è in una camera climatica, Giuseppe, da voi. Assolutamente sì. Live. Grazie. E tra l'altro Grazie poi direi che Giuseppe è allineatissimo già sulle nostre live perché oltre a essere bravissimo siamo anche precisi con i tempi. Noi, esatto. Alan, Marco, noi non abbiamo scuse perché dobbiamo essere precisi. Assolutamente. Giuseppe è stato bravissimo. Grazie. Grazie mille a voi. Questa sarà una bellissima puntata da rivedere, ragazzi. Appuntamento sempre come abbiamo sottolineato più volte alle 18, perché noi tutti i lunedì ci troviamo qui. Considerate che volevamo darci uno stop ma lo abbiamo procrastinato il più possibile perché ci piace stare qui con voi e dare queste informazioni. Adesso quindi ci vediamo lunedì prossimo, esatto, precisi, alle 18. E tutte le puntate che vi siete perse trovate sul sito di Flash Battery e sono anche sottotitolate in inglese. Il mondo delle batterie farà la differenza e noi siamo qui a raccontarvelo. Alan, Marco, Giuseppe, grazie, lancio la sigla e chiudiamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao. Ciao.